Ciao a tutti, ben ritrovati qua su MTV Mag. Io sono Marco Toniolo e questa è la nuova Scott Patron. Si tratta di una e-bike full power con 150 mm di escursione al posteriore, 150 o 170 all'anteriore. Nel caso della bici che vedete qui, cioè il modello ST, abbiamo 170, invece per quanto riguarda la Patron 900 abbiamo 150 anche all'anteriore. Ruote da 29 pollici davanti e dietro, inoltre abbiamo un telaio completamente in carbonio in questo caso, però abbiamo anche un telaio in carbonio all'anteriore volendo e in alluminio nel carro posteriore e completamente in alluminio. Insomma, la gamma è molto ampia e variegata. Quello che rimane costante è il motore, cioè è il nuovo Bosch CX Performance, con in questo caso la batteria da 800 Wh estraibile. Abbiamo sempre più batterie estraibili, l'avete chiesto voi alla fine perché volete avere una batteria ricaricabile anche in casa se la bici rimane in cantina e non avete una presa per poterla ricaricare, quindi anche in questo caso si può staccare. Inoltre, da tradizione Scott, anche questa Patron è completamente integrata, cioè abbiamo un ammortizzatore nascosto nel telaio fino a un certo punto su questo modello ST, perché l'ammortizzatore ha il piggyback che esce dal tubo piantone, come potete vedere, si riesce anche a raggiungere il pomello della regolazione della compressione. Inoltre, come tutte le Scott, non poteva mancare il comando remoto a manubrio per regolare in questo caso solo la sospensione posteriore. È molto interessante questo ammortizzatore sviluppato da Fox insieme a Scott, perché nella posizione traction andremo a chiudere una delle due camere positive presente al suo interno, di fatto riducendo il sag. Ci troviamo quindi in una posizione più eretta a livello di sella, quindi è una cosa che viene molto comoda in salita, soprattutto sulle salite tecniche. E come sapete, questo motore Bosch sulle salite tecniche brilla, perché il nuovo Bosch è molto più dosabile, pur mantenendo una potenza massima di 85 Nm, o meglio una coppia massima di 85 Nm, quindi molto dosabile e molto divertente da usare in salita sulle salite tecniche. Ma questo ve lo farò vedere fra poco quando andremo su sentiero. Dicevo poi appunto dell'ammortizzatore che ha anche una terza posizione, cioè Climb. In questo caso, cioè nel modello ST, il blocco non è totale, invece è totale sul modello 900, quello con 150 mm di escursione all'anteriore. Per quanto riguarda la geometria è moderna ma non estrema, infatti questa è una taglia L e troviamo un reach di 473 mm, io sono alto 179 cm ed ho una distanza sella movimento centrale di 74 cm e per me questa L è perfetta, appunto anche perché il reach non è estremamente lungo. Il carro posteriore invece è bello lungo, come piace a me su una e-bike, per poter arrampicare bene evitando che la ruota anteriore si alzi. Infatti il carro è lungo 454 mm, l'angolo sella è di 76, qualche cosa gradi, 76,3, 76,4, insomma non estremo. All'anteriore invece l'angolo sterzo è di 64 gradi e 9, però questo angolo sterzo può essere modificato attraverso le coppe eccentriche della serie sterzo, che basta girare di 184 gradi per appunto ottenere un altro angolo più o meno aperto di circa, se non sbaglio, 0,6 gradi. Come su tante nuove bici che montano il nuovo Bosch, anche in questo caso non troviamo un display a manubrio, sì, troviamo il classico display sul tubo orizzontale dove possiamo vedere quanto ci rimane di batteria. Vedete però che il buco è più grande del display stesso, segno che verrà rimpiazzato a breve, o non so quanto a breve, comunque verrà rimpiazzato questo display con uno nuovo, immagino, di Bosch, che verrà appunto presentato prossimamente. Il peso della Scott Patron ST sulla nostra bilancia senza pedali è di 24,1 kg. Considerate che la gommatura è molto robusta, infatti troviamo nuovi copertoni Schwalbe radiali, al posteriore addirittura in configurazione Gravity, all'anteriore mi arriverà domani la gomma giusta perché purtroppo nello scatolone era stata messa una ruota con la gomma sbagliata, però tengo a precisare che di questa bici vi parlerò ancora perché c'è un dettaglio di cui non vi ho ancora parlato, e cioè i freni col nuovo sistema Bosch ABS. ABS, esattamente come sulla macchina, è un sistema che evita di bloccare le ruote quando uno frena troppo bruscamente. Non solo, se uno sceglie il setting trail eviterà anche di capottarsi, perché c'è un sensore che fa sì che dopo una certa inclinazione in alto della ruota posteriore il freno anteriore si apra in modo da evitare appunto che uno vada sopra il manubrio. Le configurazioni sono due, appunto uno trail e uno è race. In quello race praticamente abbiamo solamente l'ABS classico, cioè che evita di bloccare le ruote. Vi starete chiedendo come si fa a misurare il sag se l'ammortizzatore è dentro il telaio. Vedete che qua Scott ha ripreso un concetto che aveva sviluppato Bold, cioè del misuratore di sag posto qua su questo fulcro, e basta praticamente mettere questa levetta sullo zero, sedersi
e mettere il SAG intorno al 30%, facilissimo da guardare, da vedere, da controllare anche quando si è in giro, per vedere se si è usato tutta la corsa o si è arrivati a fine corsa. Scott ha integrato le luci, sono luci che vengono alimentate dalla batteria Bosch posta nel telaio, si possono accendere e spegnere tramite il remoto a manubrio, tramite questo bottoncino, quindi molto facile e molto utile nel caso uno, come in questo periodo, magari arrivi a casa all'imbrunire o debba fare dei trasferimenti su strada. Su una Scott il passaggio dei cavi non poteva che essere integrato nella serie sterzo, fra l'altro il manubrio è un pezzo unico di Syncros, vedete che i cavi vanno qua dentro, comunque diciamo che è piuttosto facile fare manutenzione ai cavi esterni, perché questo pezzo di plastica si può togliere semplicemente tirandolo indietro, arrivando quindi al manubrio, ai cavi, per poterlo allentare, per esempio il manubrio, raddrizzarlo, eccetera. Il comando remoto ha 3 leve, questa serve per azionare il reggiseno telescopico, questa invece serve per mettere l'ammortizzatore in posizione trazione e chiuso, e questa leva serve invece per poter riaprire l'ammortizzatore. Questa leva è molto vicina al comando remoto di Bosch, bisogna un attimino giocare con la posizione della leva del freno per trovare la propria posizione ideale. Purtroppo il collarino di Magura è molto compatto, quindi la leva non è sufficientemente distaccata dal manubrio. La trasmissione è l'ormai collaudata Transmission Disc Drum, quindi senza forcellino al posteriore, e soprattutto è una trasmissione che permette di cambiare sotto sforzo, ideale per l'e-bike. Qua vedete che non abbiamo la batteria, bensì questa trasmissione è alimentata dalla batteria della bici stessa. Questo significa che se si scarica la batteria avremo ancora un po' di autonomia, ma non troppa per poter usare la trasmissione. Rimuovere la batteria è molto semplice, si toglie la cover, si apre la serratura con la chiave e si apre il sistema di sicurezza. Ecco quindi qui la batteria pronta per essere ricaricata in casa con il classico caricatore Bosch. Eccoci qua nel pieno della salita verso il crocione del Monte Bar. Se volete venire a fare questo giro seguitemi su Training Camp, io sono Marco. Di solito questo tratto si fa in discesa, però visto che l'hanno sistemato, oggi provo a farlo in salita. Sono in modalità traction, quindi in quella intermedia per quanto riguarda l'ammo. Il motore è in IMTB, quindi la modalità responsive, perfetta per questo tipo di sentieri. La cosa magnifica di questo motore è come sia dosabile. Avete visto lì? Ho smesso di pedalare appena e niente, poi mi ha risposto subito senza bisogno di dare chissà quale colpo di reni. Molto bella. La posizione di sella nella geometria è perfetta, direi, perché ho un sacco di trazione senza dovermi spostare con il busto particolarmente. Vediamo qua, tratto un po' più tecnico. Wow, cosa sale! La gommatura con le gomme radiali dietro, beh, ormai lo sapete, sulle e-bike secondo me è l'ideale, perché hai veramente un grip pazzesco. Adesso qua c'è questo roccione che è impossibile da fare in salita, anche perché oggi c'è il ghiaccio che si sta formando a causa del vento, quindi non rimane che usare il caro walk mode. È un po' impiccato su di qua, però il walk mode di Bosch, che fra l'altro ha il freno a mano, guardate, la bici da su da sola, questo è veramente pazzesco. Dicevo, questo walk mode funziona bene. Come dicevo in apertura, il carro posteriore è piuttosto lungo e la cosa aiuta in salita, perché non c'è bisogno di lavorare per tenere l'anteriore schiacciato al terreno quando il sentiero diventa ripido, e secondo me sulle full power ormai è una prerogativa essenziale, perché dove veramente diventano divertenti, cioè sulle salite tecniche dove uno esplora un po' i propri limiti e quelli della e-bike, abbinato poi a questa trasmissione che può cambiare sotto sforzo. Beh, veramente il limite è solo nella propria tecnica di guida.
Il comando remoto di Scott, come al solito, richiede un periodo di adattamento perché abbiamo 3 leve ed è facile fare un po' di confusione, quindi abbassare il reggiseno invece di cambiare la modalità dell'ammortizzatore. Ammortizzatore che poi anche nel traction mode è piuttosto sensibile, quindi fa fede al suo nome, traction, trazione. A livello di prestazioni in salita, se volete un paragone fra le ultime e-bike, la paragonerei, anzi aspettate che qua c'è un bel roccione da fare in salita. Guardate che dosabilità pazzesca sto motore. Dicevo, la paragonerei alla Mondraker Crafty e all'Orbea Wild, cioè alle migliori della classe al momento, a livello proprio di come uno riesce ad arrampicare sul tecnico. Eccoci arrivati al crocione, speriamo che il drone mi segua visto che oggi c'è vento e fa anche un bel freschino. Guardate che spettacolo quando il cielo è così limpido e si vede ogni cosa fino alla pianura. Meraviglioso. Vediamo adesso qualche dettaglio, come per esempio questo carterino messo sul carro posteriore, dove ci sono anche le luci che si accendono, come vi ho detto, con il comando remoto del Bosch. L'e-bike è molto silenziosa, anche perché qua abbiamo un bel batticatena qua e qui. Comunque lo sapete già che questa catena della SRAM Transmission è molto ben tesa, quindi fa meno rumore. Abbiamo poi anche un guida catena per tenere tutto al suo posto. La presa per la ricarica si trova qui, questo sportellino si gira molto semplicemente in una direzione e nell'altra. Fra l'altro qua al posto della borraccia posso mettere il Power More, cioè l'extender di Bosch, per avere 800 più 250 Wh, insomma posso veramente andare ovunque. Qua abbiamo un'alta protezione fra il carro e il triangolo anteriore per non far entrare lo sporco, molto stabile e ben fatta. Vedete infatti che lo sporco si accumula qua sopra ma non qua dentro. Il paramotore ha tirato le cuoia durante la prima giornata di prove. Il motivo è piuttosto semplice, perché pur essendo molto robusto, in teoria, almeno questo dice Scott, infatti vedete che è piuttosto spesso, il problema è che la batteria va più in giù rispetto ad altre e-bike con il nuovo Bosch, tipo rispetto all'Orbea Wild e alla Vala. Significa che questo pezzo di motore di paracolpi è un po' più avanti ed è più esposto ai colpi quando la pendenza diventa accentuata. Ieri infatti ho picchiato dentro su un tratto ripido con un gradone, dove so che delle e-bike vanno ad impattare, però di solito ci scorrono su, invece ieri qua proprio si è rotto di brutto, però ne riceverò uno nuovo ed è facile da cambiare, quindi vabbè, insomma c'è poco da fare, capita. Puntiamo adesso da Patron verso il basso, con 150 dietro, 170 mm di escursione davanti. È un all mountain tendente all'enduro. A me piace avere più escursioni davanti che dietro, perché dietro riesco a lavorare con le gambe, e però così ho una bici più agile, come infatti è questa, anche perché ha una bellissima sospensione molto simile alla Genius, cioè alla sua sorella Genius ST, alla sua sorella senza motore, quindi molto sensibile, molto vivace, progressiva, insomma ben centrata come sospensione posteriore. Poi vi chiederete, sì, ma adesso come va questo ABS? Volete sapere la risposta? Boh, non lo so. È un sistema che richiede abitudine, perché io non freno certo inchiodando con l'anteriore, perché ovviamente senza ABS uno si capotterebbe. Quindi è questo il motivo per cui vi ho detto che farò un test separato quando avrò capito come usarlo e quali vantaggi mi dà, anche perché senza Kiox non riesco a vedere quante volte effettivamente l'ho attivato, cosa che sarebbe utile per spiegarvi un po' come va. Comunque davanti abbiamo una 38, quindi la bici è super massiccia, rocciosa e precisa. Poi ovviamente il peso da 24 kg rende stabile già di suo, un po' come
tutte le e-bike, quindi più facile sul veloce, sullo scassato, e un po' più impegnativa sullo stretto, dove entreremo fra poco con qualche tornantino. Eccoci nel bosco. C'è da dire che il freno davanti ha un disco mostruoso da 220 mm di diametro, cosa che per il mio peso di 70 kg è un po' esagerata, anche perché questi Magura MT7 già di loro sono potenti, però insomma, se c'è qualcuno che pesa 90 kg non avrà sicuramente problemi a fermarsi con questi freni. Guardate qua, una staccata, adesso qua c'è un tornante, vediamo, stacco l'ultimo minuto. Sì, chiaramente anche dietro tendo di meno a sgommare, perché l'ABS funziona anche dietro, non solo davanti. Sentite anche voi, o meglio non sentite rumore di sbatacchiamenti né della batteria né del motore. La cosa bella del nuovo Bosch, una fra le tante, è proprio questa qui, cioè che abbiamo le e-bike silenziose in discesa, e secondo me questa è una cosa importantissima, soprattutto quando uno compra una bici che costa comunque dei bei soldini. Sentire la roba che sbatacchia veramente è una cosa brutta, è come avere una Ferrari che in autostrada comincia a fare rumori strani. Potete notare che mi sto divertendo un mondo. Dicevo, mi sto divertendo perché è veramente una Genius ST con il motore quando si va in discesa, e io della Genius ST mi ero veramente innamorato, a parte con il movimento centrale che sembrava un e-bike. In questo caso meglio prendere direttamente un e-bike, almeno uno sa che c'è il motore dentro. Non vi ho parlato di autonomia perché oggi è una giornata fredda, qua ci saranno 3-4 gradi, sopra anche di meno a causa del vento, quindi è inutile parlare di batterie e di autonomia. Vi ricordo che ho fatto un video riguardante proprio il nuovo Bosch qualche settimana fa, e qua fra i suggeriti andate a vederlo per capire quanto andate lontano. Comunque fra 800 più 250 di Power More veramente non ci sono limiti. Per concludere, la nuova Scott Patron è riuscita molto bene. A livello di sospensioni funziona veramente bene, abbiamo un carro posteriore sensibile, abbiamo poi quel traction mode attivabile tramite il comando remoto, che in salita su una e-bike col nuovo Bosch, beh, secondo me è veramente la ciliegina sulla torta. L'estetica può piacere o non piacere, sapete che Scott con la sua integrazione nascondere l'ammortizzatore è un po' sempre lì divisiva fra quelli a cui piace molto e quelli a cui non piace. Fatemi sapere qua nei commenti cosa ne dite. Secondo me su questa e-bike ci sta molto bene, perché comunque un'e-bike è già di suo massiccia e in questo caso non mi disturba più di quel tanto. Qua sotto nella descrizione trovate il link a tutti i montaggi, ai prezzi, alle varie possibili combinazioni di telai in alluminio e in carbonio. Io vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate anche di queste dronate al freddo, che veramente ho i geloni nelle mani per farle, però sono convinto che diano quel tocco in più ai video. Ragazzi, ci vediamo al prossimo e buon dicembre a tutti, buon avvento!